Ciao ragazzi, ed eccoci qua nel continuare questo tutorial su questo simulatore per la progettazione di diffusori acustici Speaker Sim. Credo che stiamo alla quarta puntata, credo di sì. Bene, in questo ci dobbiamo concentrare un attimo sulla fase perché qualcuno non è piaciuto l'allineamento spaziale, cioè attraverso quello, diciamo, quello fisico, no? Con lo spostamento del Twitter. E anche di concentrarci un attimo sulla risposta in frequenza senza considerare il room gain e il secondo diffusore che, come vi anticipavo appunto nelle puntate precedenti, nei tutorial precedenti, queste pardon, incidono maggiormente in bassa frequenza, quindi questa defiance verrà recuperata. Ma non curandoci di questo, andiamo a ottimizzare la risposta in frequenza e poi traiamo delle conclusioni, ok? E come dicevo, andiamo a verificare se possiamo recuperare quello sfasamento non attraverso l'offset fisico, ok? Quello spaziale con lo spostamento del Twitter. Bene, andiamo a rimettere nelle condizioni normali, ok? Il Twitter, quindi 101 consideriamo solo l'offset fisico suo, ok? Intrinseco. Poi andiamo a qua è 112 13 13 26 13 e 75. Riportiamo tutto nelle condizioni normali. Poi andiamo sull'HVG 160 13,75 102 perché valeva 2 cm e 5 l'offset per quanto riguarda questo driver. Bene, ora ovviamente la fase sarà andata a farsi benedire ed eccola qua, ok? Ma ora concentriamoci un attimo sul perfezionamento di questa risposta, ok? E vediamo come renderla più o meno piatta. E poi applichiamo il room gain e vediamo un attimo cosa succede o cosa succederebbe. Allora, vediamo che il woofer praticamente ha questa, diciamo, gobbetta, questo eccesso qua in questa parte della risposta che vale circa 200 900. Allora in questo caso andiamo a applicare una bella cella, ok? Facciamoci aiutare dalla celletta, la mettiamo a monte della Zobel, ok? Parallela, facciamo un calcolo automatico, 250 900, proviamo. Sì, dai, dai, va bene. Cerchiamo di usare valori più o meno standard, se no poi ci viene il mal di testa. 56 mi sembra, e 4 e 7 se vogliamo diciamo realizzarla poi. Sì, 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 va bene. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Allora, sì, mi piace in qualche modo. Andiamo un attimo sul passo a basso. Togliamo, vediamo di recuperare col ginocchio. 22. Sì. E ritorniamo un attimo sul notch. Fammi vedere una cosa. Sì, sì, valore standard. Sì, 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 mi piace.
mi piace. Eh, potremmo anche tirare giù il ginocchio. Vediamo un attimo se diminuiamo la compensazione. Mhm. No, 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 va bene, va bene. Eh, però riportiamo questo a 2, vediamo. Sì, mi era sfuggito questo particolare, questo valore non è standard, questo è eccessivo. Cosa abbiamo ottenuto? Ok, togliamo questa resistenza in serie, bene, e aggiungiamo invece l'L-pad che c'è più comodo. Qua facciamo una bella attenuazione di 6 dB, forse ho esagerato. Sì, ok. Ritorniamo sul filtro passalto, rimettiamo questo, va bene. Sì, 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 ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Direi, direi di lavorare sul passa basso un pochino. 18. Visto? Visto? Ora andiamo nostro, sul nostro. Non ha gradito, non ha gradito. Vediamo se lo tira su. Sì, un pochino se l'ha tirato su. Sì. Stiamo entro quasi 2 centimetri. Quasi entro i 2 centimetri. A questo punto però lasciatemi che faccia sta scemenza. E infatti, e infatti, e infatti, e infatti, e infatti, e infatti. Ora, sapete cosa vi dico? Io sfaserei un attimo il Twitter. E infatti, cioè, lo decentro.
Sì, qua però, ecco qua. Dai, dai. Fermiamoci qua. Fermiamoci qua, poi vi divertite voi un pochino. Ok? Ora abbiamo ottenuto questa risposta più o meno piatta, non considerando appunto il secondo diffusore e il room gain, quindi il guadagno ambientale. Ora, se andiamo a questa risposta che tanto piace, andiamo ad aggiungere il contributo ambiente, cosa succede? Succede che questo praticamente a 50 Hz, ok? Tipico, voglio dire, di alcuni ambienti, come anche questa, diciamo, sui 100, tra gli 80 e i 100, secondo quanto è alto poi il nostro ambiente, dà un forte contributo. Se a questo dobbiamo aggiungere il secondo diffusore, cosa succederà? Succederà che la risposta di questo nostro sistema sarà un pochino ovattata, perché praticamente tutta la risposta in alta sarà, diciamo, attenuata rispetto a quella in bassa frequenza. Ecco perché, ok? Dicevo di tenere questa risposta un pochino più bassa. Ok? Ora, ritornando al problema della fase, ok? Che sicuramente sarà appunto sfasata e ce la troviamo sfasata, non volendo utilizzare quindi, vediamo un attimo un pochino, non volendo utilizzare lo spostamento proprio sta per spaziale, non poteva essere diversamente, perdono. Quindi come si potrebbe fare? Ovvio, non ci resta che andare a operare sul crossover, sui valori del crossover. Ora, nel nostro caso, se il più delle volte è così, si usano dei, diciamo, crossover simmetrici, ovvero non dico identici proprio in tutto e per tutto, ma se stiamo utilizzando un terzo ordine sulla, diciamo, su una via, utilizziamo anche un terzo ordine sull'altra via e così via. Difficilmente possiamo avere un primo ordine sul Twitter e un terzo ordine sul woofer, per dire. Difficilmente. Ora, volendo andare a operare sui valori per recuperare questo sfasamento, anche se è piccolino, cosa succede? Che noi dobbiamo cambiare i valori, quindi andiamo a variare il taglio. Ora, variando il taglio del Twitter, ad esempio, o l'aumentiamo e quindi saremo costretti a modificare quello del buffer per cercare di tenere la nostra risposta più o meno piatta. E quindi da una parte recuperiamo e dall'altra la andiamo a perdere. Quindi è un cane che si morde la coda attraverso il crossover, ok? Ecco perché non dico che è impossibile, ma diventa difficile. Tanto difficile che è stato creato, sono stati introdotti i filtri all pass, che sono degli sfasatori a tutti gli effetti, ma come ben potete osservare da questo schema, questo è il più semplice, presenta 4 componenti, questo di secondo ordine, 1, 2, 3, sono 4, 6, 8 componenti. I componenti non sono ideali, presentano delle non linearità e quindi alla fine introducono delle distorsioni. Ora, stiamo parlando di prodotti destinati a un uso domestico, wifi di alta fedeltà, si presuppone che la distanza non sia tantissima, stiamo nell'ordine di un paio di metri, 2 metri e mezzo, 3 metri, ma mai 10, difficilmente siamo a 10 come si può verificare, insomma, condizioni che si possono verificare attraverso, voglio dire, fenomeni, o pardon, eventi live o magari anche se al chiuso in teatri, stadi e quant'altro. In questo caso invece è molto ravvicinato, quindi qualsiasi
imperfezione sarà percepito, tanto più al limite per un audiofilo che ha un orecchio più o meno esperto, diciamo affinato nel tempo, sono imperfezioni, distorsioni che vengono facilmente percepite per costoro, quindi sono da evitare come la peste. E difatti è difficile, molto difficile, io non mi ricordo di questi filtri trovati su progetti sia amatoriali che commerciali, non me ne ricordo perché ovviamente se si possono evitare si evitano e vengono, diciamo, veramente, insomma, forse rarissimi casi, sono così rari che io non li ho mai visti. Se voi conoscete qualche crossover dove sono presenti questi sfasatori, questi filtro pass, fatemelo sapere, che andiamo a vagliare come sono stati implementati, anche per curiosità e per capire un attimo l'aspetto prettamente tecnico. Ok? Dicevo, quindi cosa resta? Resta quello di andarsi a rompersi veramente l'anima attraverso la componente vera e propria del crossover, nel cercare di introdurre celle, controcelle, valori tali che lo sfasamento diciamo creato dal componente faccia recuperare questo della fase, ok? Ora, quando è difficile? Io direi abbastanza, tanto da doverci rinunciare. Io ci ho provato, effettivamente ci ho rinunciato pure io, ma il motivo è molto semplice. Vi spiego perché è così difficile. Non impossibile, molto difficile. Allora, se vogliamo considerare solo questo piccolo offset che abbiamo qua tra 101 e 102, senza considerare l'angolo, ok, che ci porterà un altro piccolo sfasamento, diciamo che abbiamo circa, facciamo cifre rotonde, 2 cm di offset da recuperare. Ora, consideriamo un taglio come nel nostro caso che stiamo, allora l'incrocio è a 1800, forse siamo qua verso i 2000, ok? Taglio verso i 2000. Ora prendiamo la nostra calcolatrice, ok? Quando vale la lunghezza d'onda 2000? 3,44 diviso 2000, seguitemi, abbiamo una lunghezza d'onda che vale 17 cm, ok? Tutto il ciclo, l'intera onda, tutto il ciclo, quindi 360 gradi, ok? Valgono 17 cm. I nostri 2 cm che dobbiamo recuperare, che rapporto hanno sulla lunghezza d'onda? È un ottavo, circa 2 per 8, 16. Ora, se prendiamo tutto il ciclo, che abbiamo detto è 360, diviso 8, che sono l'ottava parte di 2 su 16, che erano 17, stiamo facendo cifra d'onda, dobbiamo recuperare 45 gradi. Ora, volendo operare sempre sui crossover e considerando anche un'inversione di fase, ma per farlo dobbiamo sicuramente operare con filtri non simmetrici, cioè se è di secondo grado, di secondo ordine, perdono, uno, l'altro dovrà essere del primo ordine o del terzo ordine, ma ogni ordine vale 90 gradi, non 45. Quindi, anche operando con filtri asimmetrici, non simmetrici, lo scarto è troppo per recuperare 45 gradi, laddove fosse 45, se non di meno, si può verificare, no? Quindi, anche con filtri asimmetrici non perfettamente uguali, diventa difficoltoso. È l'unico sistema però, perché abbiamo visto che quando sono simmetrici, recuperando col tweeter lo perdiamo col buffer, perché spostiamo il taglio ma non lo sfasamento. Ok? Quindi bisognerebbe lavorare con filtri non simmetrici diverso taglio, cioè un rompicapo non da poco, difficile. Tanto è
che anche la stessa Share, per creare un sistema zero offset, cosa ha fatto? Ha arretrato il Twitter rispetto al buffer, vedete? Perché l'offset, questo è diciamo il punto di origine, e si troverà allineato con l'attacco, vedete, della bobina sul cono, che sarebbe il punto di origine del buffer. E anche in questo caso zero offset. Non è l'unico, mi sembra che ce ne siano due. Ecco qua, no, questo è quello di prima. No, questo è dritto e questo è fatto, sì, questo qua. Anche qua zero offset, anche qua arretrato, in questo caso è dritto il Twitter, non è inclinato, ma anche in questo caso questo è il punto di origine del Twitter che si trova allineato con il punto di origine del buffer, perché è il più semplice, il più vantaggioso sia economicamente che qualitativamente. Non è che, ripeto, non è che sia impossibile trovare o comunque recuperare una fase attraverso i componenti del crossover. Possibile, ma veramente è mortificante, ok? Laddove sia possibile, perché buttarsi anche non sia possibile. Perché abbiamo visto come nel nostro caso ci troviamo da recuperare uno sfasamento di 45 gradi e i filtri ci permettono step di 90 gradi. Come facciamo? Perché la variazione poi attraverso i componenti è minima, si può recuperare, ma è minima, ok? Spero di aver soddisfatto in parte comunque o tutto alcune diciamo richieste che mi avete fatto presente, sia per quanto riguarda la fase sia per quanto riguarda la risposta che andava diciamo realizzata o comunque ottenuta seguendo sia un contributo ambientale che del secondo diffusore, che io comunque vi consiglio di tenere in debita considerazione, ok? E non di guardare effettivamente questa risposta così bella, per certi versi bella piatta, ok? E non facendo le considerazioni in bassa frequenza che vanno veramente, voglio dire, a stravolgere la risposta del sistema. Ok? Bene, io mi fermerei qua. Spero di non aver tralasciato nulla di importante, di non aver commesso qualche grosso errore sia per leggerezza che per incapacità. Non sono un genio. Eventualmente me lo segnalate e correggiamo in qualche modo. Bene, come dicevo, mi fermo qua. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!